Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Come ben sapete, l'inflazione è arrivata alle stelle in tutto il mondo e ugualmente in Cina i prezzi sono alzati rispetto a qualche anno fa, e per questo oggi faremo una sfida. Useremo 5 euro per sopravvivere nella capitale cinese, Pechino, e vedremo insieme se riusciamo a fare tutti i pasti con solamente 5 euro, ovvero colazione, pranzo e cena, seguendo però delle regole precise. È vietato entrare in un convenience store, è vietato mangiare nello stesso locale ed è vietato mangiare lo stesso cibo. Pronti per questa sfida? Sarà un pochino difficile farmi bastare 5 euro per tutta l'intera giornata, ma ci proveremo lo stesso, ce la metterò tutta. Buona visione! Bene raga, adesso incominciamo dalla colazione. Mangeremo qui, guardate il logo, è tipo un KFC versione cinese. Vediamo quanto spenderemo per questa colazione. Oh, scusa No, Ecco la nostra colazione, abbiamo speso solamente 5 yuan e 80, che sono circa 70 centesimi di euro. Abbiamo preso sto youtiao, che ha un costo a parte, e un all you can eat di solamente 3 yuan, che è 40 centesimi di euro. Potete mangiare quanto volete e quello che volete da quelle 7 cose, tra cui vari congi di miglio, di riso, o se no zucca, succo di frutta, latte e latte di soia. Poi ci sono anche delle verdurine marinate. Abbiamo preso un bel latte. Il latte, non è il latte quello artificiale fatto con latte in polvere, è latte fresco. E solitamente la colazione in Cina si fa con questo youtiao, che sarebbe una pastella fritta, e lo si abbina con il latte di soia. Ma dato che servono pure il latte, ho preso il latte. Lo preferisco al latte di soia. Questo prezzo, mangiare una roba del genere ci sta un botto. Come vedete, questo locale è strapieno di gente, la gente prima di andare a lavorare viene qui a mangiare. Cioè guardate sto congee quanto è salutare. E non è per niente male. Vi dico la verità, io la colazione in Cina non la faccio mai nei locali, cioè vado sempre in un convenience store a comprare tipo un panino, lo abbino a un caffè tipo, ma la colazione vera e propria cinese non la faccio quasi mai, perché mi sveglio tardi, mi sveglio verso le 11, cioè quell'orario nei locali dove fanno la colazione, tipo questo qui, cambiano menù. Oggi mi sono svegliato presto apposta, verso le 6, così possiamo fare la colazione davvero locals, per fare qualcos'altro. 40 centesimi di euro puoi fare una colazione bella abbondante, perché se mangi il zhou, il porridge riso, che poi abbinato a queste verdurine marinate viene una meraviglia. Cioè, dove la fate la colazione a 40 centesimi di euro? Da nessuna parte, solo in Cina. Mi ha fatto un refill, questo è latte di soia e questo è un congee di miglio e zucca. È insibito, perciò molto salutare. Il miglio fa molto bene alla salute. Prima, quando sono andato a fare il refill, ho visto una signora che stava con 2 buste di plastica trasparenti, proprio anti-sgamo raga. Era lì a prendere le verdure marinate. Si vedevano queste 2 bustone strapieni di queste verdure marinate. Ma io, in Cina c'è un aggettivo per definire le persone così, liempico. Vuol dire pelle della faccia molto dura, cioè che non ha vergogna di niente. Chi se ne frega di cosa pensano gli altri. A me va bene così e lo faccio. È un all you can eat, con sto prezzo non si può sprecare il cibo, perciò mangiamo tutto. Wow, non credevo di riempirmi così tanto con solamente 70 centesimi di euro. Dato che abbiamo speso una sciocchezza per la colazione, ci permettiamo anche il vizio di prendere un bel caffettino. Ogni giorno, dopo essermi svegliato, devo prendere assolutamente un bel caffè o un tè. Uno dei due devo per forza prendere per incominciare per bene la giornata. E oggi mi va un bel caffè. E qui, come potete vedere, il caffè non manca. Qui troviamo il Tim Hortons, il Luckin Coffee, qui c'è il Manor Coffee, qui c'è il Costa Coffee, lì c'è pure l'Amstand, abbiamo il Grid Coffee e noi dove prenderemo il caffè? Dalla Weiz.
Sì, qui il caffè veramente non manca. C'è sta zona che è strapieno di caffetterie, tutte uno di fronte all'altro. E qui c'è una vastissima scelta di caffè. Molti caffè in stile americano, tipo quei beveroni tipici dello Starbucks. Però ci sono anche caffè classici. E noi prenderemo quello meno costoso di tutti, che è l'espresso. Questo qui costa 8 yen, costa meno che in Italia. 1 euro l'espresso da Lavazza. Ragazzi, stanno mettendo come musica il tiro mancino. Musica italiana. Cioè, meglio di così, ma la salsiccia. Pronto, c'è pure un bicchiere di acqua. Che bello. Ti faccio cascare tutto, eh. Viene servito come in Italia, solamente che l'acqua è bella gigante, non in quei bicchierini. E un'altra differenza è che qui non ti danno l'acqua frizzante, è solo e solamente naturale. Oh, finalmente beviamo il caffè. Wow, buonissimo. Io l'espresso non lo bevo con lo zucchero, cioè mi piace proprio il sapore naturale del caffè. C'è quell'amaro del caffè che mi chiappa bene un bel po'. Quando fa schifo lo senti subito. A volte mi servono dei caffè che hanno quell'acido che a me non piace, e questo qui ci sta un botto. Comunque sto caffè è il caffè più economico che ho mai bevuto in Cina, perché solitamente l'espresso non si trova molto facilmente, e se si trova lo trovate che costa sui 30 yuan, ma 8 yuan è impossibile, solamente qui l'ho trovato. Per non dire che abbiamo speso più della colazione che abbiamo fatto stamattina. Finora abbiamo speso 1,70 euro, adesso ci rimangono ancora 3,30 euro. Sono un pochino preoccupato perché, sentire 3,30 euro non so se mi bastano per altri due pasti. La colazione che solitamente la colazione costa sempre di meno, no? Anche in Italia costa meno del pranzo, della cena. Anche in Cina la stessa cosa, perciò ce la metterò tutta. Ora sono mezzogiorno, l'ora di pranzo. Mi è venuta una gran fame, veramente. E per pranzo vi porto a mangiare il lanzo lame. Sotterraneo. Wow, è bellissimo qui dentro, eh. Non me l'aspettavo. Scendendo non pensavo di trovare un locale così bello, così grande. Guardate quanto costa. 9 yuan. Uno spaghetto in brodo a 9 yuan, che è 1,10 euro. Guardate cosa sta facendo, sta tirando i noodles, e questo movimento si chiama la mie, cioè tirare i mie, che sono i noodles. Guarda che porzione. È la nostra, eh. Ma che roba, 1,10 euro, una porzione così gigante? Wow. E anche adesso ci troviamo in una catena famosissima in tutta la Cina, che fa cucina dell'ovest della Cina, perciò cucina halal musulmana, e uno dei loro piatti forti è la mien, che sarebbero dei noodles in brodo con carne di manzo. Buon appetito! Wow raga, stupendo. Spaghetti appena fatti, appena tirati, cioè preparati al momento. Una roba incredibile sto prezzo. Facendo questa sfida qui sto scoprendo un altro lato della Cina, che si risparmia un casino. In Cina è ancora possibile sopravvivere spendendo poco, perciò non per forza uscire a mangiare vuol dire avere un lusso. Qui uscire a mangiare riesci a spendere veramente poco, cioè 1,10 euro per una porzione così gigante di ramen è una roba incredibile, non avrei mai immaginato, ed eccolo qui. Poi qui troviamo pure della salsa piccante. Gli spaghetti sono belli elastici, lunghissimi, che non si spaccano, e questa è una caratteristica buona per il ramen. Il brodo che è una roba stupenda, cioè sa di manzo, c'ha quel non so che di latte tipo, in piena estate con 38 gradi, un bel spaghetto in brodo ci sta un botto. Poi ti fa fare quelle sudate che ti rinfresca, cioè ti risvegli. Forse ho bevuto troppo brodo che era salato, perciò adesso mi è venuta una grandissima sete. Andiamo a prendere qualcosa da bere a basso costo. Guardate, tutti in mano ce l'hanno. E anche noi berremo in questo posto qui. Come potete vedere sono tutte catene che sono sparse in tutta la Cina, famosissime. Vedete questo qui? Sto pupazzo di neve qui è strafamoso, non solo in Cina, Ultimamente ha aperto anche in Sud Corea, in Thailandia e addirittura in Australia. Però in Cina il costo è veramente basso. Lì il costo è leggermente più alto, ma è molto frequentato anche lì. E per ordinare possiamo fare direttamente da questo codice QR che
è fuori dalla porta ed è stracomodissimo perché così non dovete fare la fila, no? Con tutta quella gente. Vedete i prezzi, costa tutto pochissimo. Non supera gli 1,20 €. Il gelato costa circa 25 centesimi di euro. Noi prenderemo la limonata. Adesso aspettiamo il nostro numero che è 1323. Ecco la nostra limonata a 50 centesimi di euro. È bello grande, eh? Poi gli ho chiesto poco ghiaccio, perciò è tutta bibita. Wow, che sete! Guardate che carino! Mi ho fatto un buco sulla fronte. Alla salute! Raga, è stradissetante, molto limonata, poi è dolce aspro. Cioè, è meglio del convenience store. Guardate quanto sono local. Sicuramente è acqua depurata, tipo, però ci sta, cioè, se vi viene sete in una giornata calda come questa, solamente che ci sono i semini del limone che danno un pochino fastidio. Bene, è arrivato sera, c'ho lo stomaco che fa e vuol dire che c'ha fame. Abbiamo fatto la colazione molto presto, abbiamo pranzato molto presto, anche perché in Cina i pasti si fanno prima rispetto all'Italia, tipo la colazione è verso le 6-7 e il pranzo inizia dalle 11:30 fino massimo l'1. Adesso sono quasi le 5:30 di pomeriggio ed è l'orario giusto per cenare qui in Cina. È una voglia matta di hamburger, però non vi porto in un McDonald's o in altri fast food simili perché sennò sarebbe troppo facile e poi costa troppo, dai. Andiamo a cercarne uno che costi un pochino di meno perché, raga, ci sono rimasti 13 yuan e 60 che sono 1,70 € e dobbiamo cenare con questi qui. Vediamo cosa riusciremo a trovare. Oh, 1,70 €. Ma Nicola, te sogni, mi sa, eh? E invece no! Adesso ve lo mostro. Siamo entrati in questo centro commerciale in cui al quarto piano c'è una catena di fast food di hamburger cinese, soprattutto low cost. E voi sicuramente vi chiederete, ma con 1,70 € ma che cacchio di panino vuoi mangiare? Ora vedrete. Non ho mai mangiato in vita mia nemmeno io. Dov'è? Eccolo qui. In cinese si chiama Hualash e in inglese Wallace. Raga, abbiamo trovato un menù da 9,90 €. Un menù, raga, un menù. Avevo un desiderio di mangiare l'hamburger e desiderio esaudito. Qui c'è una bibita, gli ho chiesto senza ghiaccio. Qui abbiamo un hamburger. La grandezza è tipo un McChicken. Qui abbiamo 3 pezzi di nuggets. Compreso c'è pure il ketchup. Vediamo che bibita ci hanno dato. Coca-Cola. Una Coca-Cola un pochino sgasata, ma ci sta. Nuggets. Non sono per niente male, eh? Sono più morbidi dei nuggets che trovate al McDonald's. Fuori croccante, appena fritti. Ci sta, oh. Cioè, raga, un menù a solamente 1,20 € con bevanda compresa, 3 pezzi di nuggets e un bellissimo hamburger con del pollo fritto piccante all'interno. Ma che roba! Cioè, si vede ad occhi nudi che è bello crunchy. Poi all'interno c'è un pezzo di lattuga e della maionese. Oh, è buono, eh? C'è il pane che è un po' dolce, il pollo fritto bello croccante, piccantino. Sicuramente non sarà fatto con il pane e la carne di lusso, però è buono. Poi con sto prezzo, cos'è che vuoi di più? Non ha nulla da invidiare al McDonald's, perché c'è il McDonald's in Cina che fa degli hamburger con il pollo fritto piccante che il gusto è molto molto simile, praticamente è uguale, solamente che qui il pane è un po' dolce. Allora adesso vediamo insieme quanto ci rimane ancora da spendere. Mi sa quasi zero, eh. A colazione abbiamo speso 70 centesimi, 1 euro di caffè, poi 1,10 € di spaghetti in brodo, ramen, poi abbiamo 50 centesimi di limonata e ora 1,20 € per la cena. Ci rimangono ancora 50 centesimi di euro. Finito questo andiamo alla ricerca di qualcos'altro da mangiare per arrivare alla soglia. E per quanto riguarda la colazione non è solamente il posto che abbiamo mangiato stamattina, ma ci sono anche vari locali che fanno dei menù veramente economici. Questo qui 5 yuan, che è tipo 60 centesimi di euro e ti dà questi set qui fino alle 10 di mattina. Perciò in Cina se volete fare la colazione tipica cinese vi costa veramente veramente poco se vi svegliate presto e la potete trovare in qualunque posto. Soprattutto nelle catene che fanno questi set, questi menù fissi
apposta per la colazione, che sono stra economicissimi. Comunque abbiamo finito di cenare, sono le 18:18 e con 50 centesimi di euro ci facciamo un bel dolcetto. Voi non ci crederete, ma abbiamo trovato il dolce finale, che poi costa meno di quanto mi aspettassi. Dai, ne prendiamo due, così offro uno pure al cameraman. Cioè raga, siamo all'interno dei 5 euro e riusciamo pure ad offrire al cameraman un dolce. Raga, la sfida di oggi mi fa sentire ancora più taccagno di quello che sono. Questa è una catena sparsa in tutta Pechino che fa pasticceria cinese. 你好，可以验个券吗？给两个老婆饼买。好的。啊，不用盒子，我直接吃了。Olè, sì, bye bye. E abbiamo preso due Lao Po Pin, che tradotto in italiano vuol dire focaccia della moglie, e sicuramente il nome deriva da un qualcosa di simile al maritozzo, perché il maritozzo è il dolce per il marito e questo qui è la focaccia per la moglie. E perciò in Italia c'è il maritozzo e in Cina c'è la moglie tozzo, potrebbero stare insieme. E in totale per questi due abbiamo speso 3 yuan, che sono circa 40 centesimi di euro, e sfida completata. Per arrivare a 5 euro ci mancano ancora 10 centesimi, ma penso che non riesco a trovare altro con quel prezzo, perciò questo qui è l'ultimo cibo che mangeremo adesso. Fuori è bello sfogliato e multistrato, si sgretola al morso, e all'interno c'è il ripieno fatto con la farina di riso glutinoso, molto morbido, appiccicoso ed è un po' dolce. Ciao cameraman, questo qui lo do a te. E nulla, siamo arrivati al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Grande. Yo-yo? 啊？刚才你没说中文呢。我说的是中文啊。